Salve a tutti ragazzi, questo è il mio primo video ed è un video che nasce dalla mia esigenza di mostrare a tutti quello che è appunto un joystick che a primo impatto può rivelarsi vero, quindi versione originale e quant'altro, e invece assolutamente non lo è. È un video che appunto voglio fare per condividere anche un po' quello che è diciamo il mio senso di rabbia verso sto venditore di eBay che ad un prezzo in un primo momento assurdo anche per me mi ha rifilato appunto questo joystick a 14,90 € spacciandolo per nuovo e vendendolo in una modalità di spedizione chiamata dropshipping, che prevedeva appunto l'invio dell'oggetto direttamente dalla fabbrica di produzione verso il privato praticamente. Allora, il joystick originale è quello sulla sinistra, mentre quello falso è a destra. Come possiamo notare, le fattezze sono pressoché identiche. Chiedo scusa se il joystick originale presenta delle ammaccature, però ho appena finito di giocare a Dark Souls ed l'ho sbattuto a terra un paio di volte. Nonostante ciò è ancora integro e funzionante. Il joystick invece falso mi è arrivato pressoché una settimana fa. L'ho messo a caricare una volta, il tempo di un ciclo di carica e scarica e la batteria è completamente andata. Le principali differenze che nessuno nota in un primo impatto, io stesso non le ho notate, ciò mi ha portato ad aprire la confezione, che peraltro era fatta benissimo, sembrava praticamente quella Sony originale, quindi mi ha tratto in inganno e l'ho aperto, se no altrimenti l'avrei già mandato indietro. Le differenze che possiamo notare sono praticamente qui. Come possiamo vedere, il joystick originale Sony presenta innanzitutto i tasti lucidi, spero si riesca a vedere. I tasti sono lucidi, i tasti diciamo X, quadrato, cerchio e triangolo, mentre nel pad falsificato sono opachi, spero si noti. Altra differenza, il tasto PS nel pad originale Sony sporge dall'intero pezzo del pad, come possiamo notare, e la colorazione della P è diciamo bella chiara, è un bianco acceso che a contatto con la luce tende a luccicare. Nel pad falso invece, come possiamo vedere, è più interno. Metto a raffronto. Come vedete sporge di più quello originale, quello falso invece è pressoché interno, e quando lo si preme anche la differenza è palese, perché il pad Sony quando lo si preme si ferma qui ed entra, mentre il pad tarocco il tasto è già quasi interno e quando lo si preme tende praticamente a sprofondare all'interno. Altra differenza è la colorazione del LED luminoso, che per quanto riguarda il pad originale tende a essere più chiaro. Questo è il pad originale Sony. All'accensione il pad presenta dei LED rossi accesi, come si può vedere. Il pad tarocco invece presenta un rosso spento. Chiedo scusa se premo ogni volta il tasto PS, ma ciò è dovuto al fatto che la batteria si è completamente fusa, andata, dopo un solo ciclo di carica e scarica, il che è assurdo. Altra differenza che si può notare: in basso il pad Sony presenta dei LED che sono a diretto contatto con la scocca della parte superiore del pad, mentre nel pad tarocco
diciamo, i quadrati, i tasselli dei LED sono più interni e comunque non combaciano con la parte in plastica nera. L'altra differenza è anche nel foro per il caricamento tramite USB. Questo è quello originale, questo è quello tarocco. Presenta delle colorazioni più chiare tendenti al grigio, mentre questo è quello Sony, e si nota la differenza. Ci sono anche dei pin più visibili nel pad Sony, cosa che non c'è nel pad tarocco. Altra differenza importante che sfugge ai più è questa: nel pad tarocco il numero 3 di DualShock 3 tende ad andare oltre, se tracciamo una linea verticale, questo punto qui dello spazio per caricare, dove viene alloggiato il recettore per il cavo USB. Il 3 va oltre una linea verticale immaginaria che possiamo tracciare facendo andare giù verso il basso la parte esterna del 3. Nel pad originale Sony invece il 3 è perfettamente perpendicolare al limite esterno del pad, dell'alloggio per il cavo USB. Un'altra differenza del pad fake sono gli analogici, molto più resistenti al contatto, davvero fastidioso quando si gioca, non si ha il feeling che si avrebbe con i pad originali Sony. Tra gli altri elementi che possiamo notare ci sono dei problemi di natura di costruzione proprio del pad, perché il pad appena uscito dalla scatola presenta queste ammaccature nella vernice. Spero si notino, sono abbastanza visibili. Sono cose che un prodotto Sony assolutamente non presenta, e si sa che la Sony ci tiene ai suoi prodotti e li fa pagare peraltro. Inoltre, qui vicino ai LED c'è una parte di vernice grigia qui, tra il 2 e il 3, e anche qui, dietro il simbolo di ricarica USB, questa nuvoletta grigia. Quindi ragazzi, spero di avervi potuto dare un ottimo modo per scoprire se un pad è vero oppure è un fake. Qui c'era anche un morso, perché lasciamo stare. Ciò dimostra che comunque sia un pad originale Sony comprato nel 2009 insieme alla console, nonostante gli urti, nonostante le cadute, nonostante i maltrattamenti, continua a funzionare perfettamente. Un pad acquistato una settimana fa e utilizzato una volta sola si è rotto praticamente subito. Dunque ragazzi, ciò che vi voglio dire è di non spendere i vostri soldi nel momento in cui vi si prospetta un'offerta su eBay o da qualsiasi altra parte. Se qualcuno tenta di vendervi un pad PS3 che abbia un prezzo inferiore alle 30 euro o alle 25 euro, state sicuri che quel pad è un pad sicuramente falso. Ciò che deve insospettirvi è inoltre la locandina, diciamo, dell'annuncio di chi vende questi tipi di pad, perché spesso mostrano locandine o immagini del pad sgranate in primo impatto, mentre in descrizione pongono delle immagini del pad originale Sony invece di quello vero, invece di quello falso. Ma vedete, c'è anche una differenza qui nell'analogico, il segno è più marcato ed è anche diverso il materiale con cui è fatto
che poi peraltro sembra un pad originale, cioè è impressionante, ci vuole anche del lavoro per fare una schifezza del genere. E niente ragazzi, quindi quello che vi invito a fare è di aprire gli occhi e di stare attenti. Ever since we met, every day's like a